Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andremo a fare un tutorial davvero semplice, un progetto che ho fatto in due versioni. Oggi andremo a fare una versione, la prossima volta faremo l'altra versione. Allora, ve li faccio vedere. Sono questi orecchini davvero semplici e i materiali non sono nemmeno tanti. Un Rivoli da 14, delle Bagol, cipollotti e rocaille. Incastonatura del Rivoli con le 11.0. La seconda versione che ho fatto l'ho realizzata con le Zoli Duo e le Gem Duo. Stesso progetto, ma cambia quest'ultima parte. Qui appunto vedete i cipollotti e qui invece ci sono le Zoli Duo e le Gem Duo, ma è semplicissimo anche in questa versione. La prossima volta vi farò il tutorial di questa versione. Oggi invece l'andremo a fare in questo modo, molto semplice, si fa anche velocemente ed è veramente carino. Potete giocare anche con i colori. Allora, il materiale che servirà per questa versione, togliamo questa, sono un Rivoli da 14 mm. Bisogna incastonarlo con le 11.0. Vi metterò nell'info box anche l'incastonatura del Rivoli da 14. Poi serviranno delle rocaille 11.0. Io per queste ho usato queste della Toho, che sono appunto 11.0, questo bellissimo colore, ma potete utilizzare anche le Miyuki. Infatti per questo sono soltanto Miyuki. Poi serviranno anche delle 15.0 che serviranno per l'incastonatura, le Bagol da 6 mm, cipollotti 3x2 e come filo ho utilizzato un Farline da 0,15. Potete utilizzare anche un filo di nylon. Naturalmente servirà una monachella. Io ho utilizzato questa che ho preso nella scorsa collaborazione con la BB Craft. Sono queste monachelle francesi che a me piacciono perché sono comode, a dire la verità, sono in acciaio. E niente, questo è tutto il materiale. Quindi adesso vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e vi rimando al tutorial che già ho girato. Ciao a tutti! Dopo aver incastonato il Rivoli, portatevi ad uscire dalla rocaille centrale dell'incastonatura, vedete? Dove c'è la fila di 3, e dobbiamo mettere sul lago questa sequenza: una 11, una Bagol, una 11, una Bagol e terminiamo con la 11.0. Da questa rocaille saltiamo la prossima e ci inseriamo in quella successiva e tirate il filo in questo modo. Di nuovo una 11, una Bagol, una 11, una Bagol e terminiamo con la 11.0. Stessa sequenza di prima. Saltiamo la prossima rocaille centrale e ci inseriamo in quella successiva e tirate il filo. Aggiustate le perline. Dobbiamo farlo per un'ultima volta, quindi 11 Bagol, 11 Bagol e infine una 11. Usciamo da questa, vedete,
saltiamo la prossima e ci inseriamo in quella successiva, e questo sarà il risultato. Ora noi dobbiamo tornare indietro, ci dobbiamo inserire di nuovo nella rocaille, nella bagole, e uscire da questa rocaille centrale qui tra le bagole. E quindi che facciamo? Attraversiamo le rocaille dell'incastonatura, vedete, e torniamo indietro. Ci inseriamo in quella centrale dove abbiamo agganciato le bagole e adesso risaliamo nella 11, nella bagole, e usciamo da questa 11,0 centrale, vedete. Ora inseriamo sul lago 3 cipollotti, i 3x2 naturalmente, una rocaille 11,0 e altri 3 cipollotti. Ecco qua, questa è la sequenza: 3 cipollotti, una rocaille 11,0 e altri 3 cipollotti. Da questa rocaille ci inseriamo nella prossima e tirate bene il filo, e dovete farlo anche da questa parte. E questo è il risultato, vedete. Ora dobbiamo scendere attraverso la bagole e fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima per tornare indietro. Quindi ci dobbiamo inserire in questa centrale, nella prossima, e adesso torniamo indietro. Quindi facciamo come abbiamo fatto prima. Ora ci portiamo ad uscire dal primo cipollotto dopo la rocaille centrale, vedete, da questo cipollotto, il primo dopo la rocaille centrale, questo, e dobbiamo inserire sul lago una rocaille 11,0, quattro cipollotti, sempre i 3x2, e di nuovo una rocaille 11,0, una rocaille, 4 cipollotti e una rocaille 11,0. Vedete, noi usciamo da questo primo cipollotto dopo la rocaille centrale, ci inseriamo nel terzo cipollotto di questa fila, quindi nell'ultimo prima della rocaille centrale del prossimo arco, vedete, in questo modo. E adesso dobbiamo fare la stessa cosa, dobbiamo di nuovo scendere attraverso tutte queste perline e tornare indietro, vedete. Questo deve essere il risultato. Ora dobbiamo tornare indietro di nuovo, quindi dovete fare questo giochetto
un paio di volte, quindi ci inseriamo di nuovo nella rocaille centrale e risaliamo di nuovo tutte queste perline. Vedete, questo sarà il risultato. E adesso dobbiamo portarci ad uscire dai primi 3 cipollotti, quindi dobbiamo rientrare in questi primi 3 cipollotti, così, in questo modo. E adesso dobbiamo mettere sul lago una 11, un cipollotto, una 11, un altro cipollotto e di nuovo una 11 0. Questa è la sequenza: una 11, un cipollotto, una 11, un cipollotto e infine una 11 0. Noi usciamo da quest'ultimo cipollotto della prima fila, ci dobbiamo inserire, vedete, in questi 2 centrali dei 4 che abbiamo inserito prima. E tirate il filo. E adesso stessa sequenza: 11, cipollotto, 11, cipollotto e di nuovo una 11 0, 3 11 0 alternati da 2 cipollotti. Da questo noi ci dobbiamo inserire nel primo di questa ultima fila di 3. Vedete? Questo sarà il risultato. E adesso dovete di nuovo scendere tra le perline, fare di nuovo il giro e risalire di nuovo per tornare indietro per fare l'ultima parte. Quindi fate questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua, questo è il risultato. Sono scesa di nuovo attraverso tutte queste perline, sono tornata indietro e adesso dovete portarvi ad uscire da questo secondo cipollotto della sequenza di prima che abbiamo inserito. Vedete, questa è la fila di 3, i primi 3 che abbiamo inserito, e questi sono quelli che abbiamo inserito in quest'ultimo giro. Dobbiamo uscire dall'ultimo e adesso dobbiamo inserire sul lago una rocaille 11 0, 2 cipollotti, una rocaille, altri 2 cipollotti e terminare con una rocaille 11 0. Questa è la sequenza: una 11, 2 cipollotti, una 11, 2 cipollotti e terminiamo con la 11 0. Da questo cipollotto, che è il secondo che abbiamo inserito in quest'ultima sequenza, ci inseriamo in quello di fronte saltando i 2 centrali, vedete, e abbiamo formato l'ultima parte del nostro orecchino. Ora quello che dobbiamo fare non è più scendere attraverso queste perline, basta tornare indietro in questo modo, inserendoci tra le rocaille e i cipollotti, perché dobbiamo fare un picot su questa 11 0, come qui, vedete? E quindi basta riattraversare queste perline in questo modo, ci inseriamo in questa 11 e usciamo
dalla 11,0 della punta. Qui prendiamo 3 15,0, il filo esce da questa parte, noi rientriamo dalla parte opposta. Vado semplicemente a ripassare per stringere il lavoro e adesso non dobbiamo fare altro che bloccare il filo e quindi tagliare il filo. Dobbiamo soltanto creare il cappietto qui sopra al rivoli. Io adesso taglio il filo e poi mi aggancio per fare il cappietto. Faccio un attimo questo e ci vediamo dopo, ma l'orecchino è terminato. Vedete? Questo è l'orecchino. Io mi sono portata ad uscire adesso dalla rocaille centrale, sempre dell'incastonatura qui sopra. Ho messo sul lago questa sequenza e anche la monachella, perché userò questo tipo di monachella, e adesso vado semplicemente a formare il cappietto. Vedete? Così ho formato il cappietto. Rientro per andare a rafforzare tutto il lavoro e rientro di nuovo nella rocaille. Adesso non mi resta che ripassare un po' a zig zag attraverso le rocaille e poi tagliare il filo. Come avete visto, l'orecchino è semplicissimo, si fa in breve tempo. Questo è l'altro ed è anche carino. A me piace tanto, mi piace la forma più che altro. La prossima volta vi farò il tutorial questo con le Zoli Duo e le Gem Duo e partirò sempre dal rivoli già incastonato. Bene, questo è tutto. Io per il momento vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!